Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Aldo, benvenuti. Conto da 5 a 1, Sabrina, e ti connetti ad Aldo. Alza un pochettino il microfono così non sentiamo troppo ok, ti respiro. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Mhm. Mi si mostra in una vita parallela barra passata che batte su delle lastre di ferro, lavora il ferro. Mi si presenta così, è a torso nudo ed è un ragazzo giovane, magro, con una pelle un po' scura. Che anno è? 1357. Ti dà l'autorizzazione alla sessione? Si ferma nell'azione che sta facendo, mi guarda e mi fa il cenno con la testa, sì. Qual è il motivo per cui ti mostra questa vita? Lui dice come se in questa vita è una vita dove lui lavora, cioè il ferro che è un elemento duro e solido, riusciva a lavorarlo per creare qualcosa di, mm, cioè riusciva a, come posso dire, modellare qualcosa di duro, riusciva a renderlo comunque un attrezzo che poteva essere utile, che poi veniva venduto. Vedo questo, mi dice questo. Ok, ma cosa c'entra con la vita attuale di Aldo? Quello che mi dice è come se fosse subito, di solito partiamo da un qualcosa che fa riferimento alla vita di oggi. In questo caso, solo in questo caso, è come se lui mi arriva che vuole subito dare una sorta di messaggio, come se fosse, dice, io in questa vita voglio dirti che anche le cose più dure, più solide, più apparentemente materialmente non lavorabili, non pieghevoli, non malleabili, si possono lavorare e c'è questa vita che io ho fatto che dimostra ciò, che è nel tuo ricordo. Ok, Questo è. su cosa non lavora ed è duro, rigido, Aldo? Secondo la parte subliminale di Aldo, che ha mostrato questa vita e che ci ha detto questa cosa. Paura. Non lavora su se stesso. È come se, lui sta dicendo, è come se imputa all'esterno, tra virgolette, la colpa, quindi per non lavorarci, per non lavorarci. Quindi aspetta risposte dall'esterno, è come se lui fa delle domande anche in generale, sa che a livello magari di società, sì, burocratico, è vero che ci sono delle risposte, ma lui in fondo in cuor suo lo sa che dipende anche dal suo atteggiamento, però lui non, è come se avesse paura di mettersi a lavorarci, di lavorarci, quindi arriva subito alla soluzione e rimane nella sua zona di comfort, questo. Questo concetto è legato anche al suo pessimismo, alla sua negatività innata. Assolutamente sì.
Io non la vedo già da prima, non la vedo proprio come una negatività, cioè che poi come si dice, il finale si trasforma in negatività, se possiamo racchiuderla in una parola, però in realtà non è una negatività sua, è una paura di cambiare, una paura di lavorare, una paura di mettersi in gioco, una paura di esporsi al mondo, perché comunque lavorare anche soltanto pensare positivo, quindi aprirsi alle opportunità e prenderle è un esporsi, quindi è come se lui stesse bene, si fosse formato una chioccia intorno a se stesso e automaticamente ha scelto il filtro negatività, penso negativo, così non mi succede, cioè così rimango qui e non devo affrontare tutto il resto. Non so se mi sono spiegata, però il concetto è questo. Ok, Aldo è interferito da entità eteriche. Allora, è da prima che vedo dietro e ci sono tre rettili che lo a livello di è come se lo in questo caso li vedo che interferiscono a livello emotivo barra mentale, nel senso che lo indirizzano in un discorso di di avere delle direttive, come posso dire. Cioè, come se loro sono legati, io li vedo sempre legati un po' a un discorso, tra virgolette, militare, no? E quindi Mm. loro sono, quando vedono una mente dove ci sono comunque delle regole stabilite, io a lui lo vedo comunque che ha ha delle abitudini, delle cose che lui fa sempre, che le ripete, quindi una mente comunque organizzata, cioè che ripete, lo vedo che interferiscono da quel punto di vista. E poi ci sono tre DL che entrano e escono, di cui uno lo vedo fermo all'interno all'altezza sotto lo stomaco, della pancia. E genitali? No, tra i genitali e lo stomaco, proprio la pancia. Che, cefali? Intestino. Sì, è come se non gestisse, però amplifica dei momenti che poi lo vedo anche, mi è arrivato fegato, come se ci sono dei momenti in cui lo, lo attiva a livello di rabbia, come se fosse un po' colui che lo gestisce da un punto di vista di reazione emotiva. Ecco. E gli altri due che fanno? Uno è legato al discorso mentale, della bassa eh, autostima in se stesso, della bassa riuscita, del discorso che poi è tutto collegato con la negatività, con il suo pensiero negativo, quindi della non riuscita e collabora anche con una entità mentale del quinto livello, io vedo. Mhm. E poi ce n'è un altro, questa volta li vedo più fermi. Ce n'è un altro che sta sulla gamba, sul ginocchio, tra, diciamo, la gamba sinistra, come se a volte lo bloccasse. È imputato per il discorso come di come di tenerlo fermo, diciamo di non farlo camminare verso un percorso più idoneo a quello che lui vuole. E tutte e tre, tutta Ginocchio questa. sinistro? Dimmi, Sì, dimmi. ginocchio sinistro. È come se vedo che sia tutto un quadro per fargli credere cose che comunque in realtà non sono create, autocreate da se stesso, quindi lo, lo tengono semplicemente amplificano quello che lui già pensa, come posso dire, dove si sente in Ok, un allora castro. Aldo ha già fatto una sessione. Alla fine di quella sessione, che interferenze aveva, se ne aveva? Io vedo che Io vedo che alla fine di quella sessione
Lui per un discorso di autocondizionamento si è sentito sicuramente meglio, ma dopo poco, circa una settimana, è come se fosse tutto cioè in realtà da qui vedo che è stato visto poco e Gli quindi EDL sono stati visti? no, no, Perché? perché loro Perché non forse sanno. questa persona che fa queste sessioni li ama? Ti ama? Li elogia? Io vedo che questa persona è legata non proprio a DL, però è legata comunque a tipo mi viene biondi, quindi Ah, beh, sì, automaticamente. certo. A Star, queste robe qui, a Star Sheeran. Boh, io Mhm. vedo dei Cap- biondi intorno. Ci vengono a salvare, quelli che ci vengono a salvare. Vabbè, guarda, Quindi automaticamente essendo comunque ehm, non dico che gli EDL, io vedo c'è un collegamento tra EDL e questi qua, come se fossero più o meno non energeticamente simili, però non vengono visti perché non, cioè se questa persona crede che appunto ci vengono a salvare, come puoi vedere una palla di luce bianca e comprendere che in realtà ti succhia l'energia, i tuoi occhi non lo vedono, non lo puoi. Va bene. Causa esoterica del fatto che nell'ambito lavorativo Aldo è sempre stato assegnato al reparto psichiatria. Allora, qui c'è un collegamento che ritorna alla vita che mi ha mostrato all'inizio, che ha scelto di mostrarci. In quella vita, lui, oltre a mandarci il messaggio del plagiare, insomma, un qualcosa di apparentemente non modificabile, quindi come il ferro, mi mostra delle scene dove lui, nel suo tempo libero, è come se aiutava dei bambini, però vedo, non persone adulte, vedo dei bambini in difficoltà. E io vedo lui che si siede, vedo della terra, proprio come se fosse sabbia, si siede per terra, sono in questo posto, ci sono delle mura e si siede lì al centro e ci sono dei bambini, ci sono degli orfani o bambini che comunque hanno delle problematiche, diciamo, sono dei bambini, è come se lui ascoltasse, avesse un discorso di predisposizione nell'ascoltare questi bambini. Quindi quello che la risposta alla domanda mi ha fatto vedere questa scena, quindi è collegato a questo, è come se fosse paziente, lui ha molta pazienza, è paziente. Ok, sta facendo pollice in su. Quindi la pazienza che si ha con i bambini si può anche avere con i matti, no? In ambito psichiatrico. Però in realtà penso che lui che sia contento del suo lavoro, ma in realtà è un po' il posto in cui nessuno che fa il suo lavoro vuole finire, di fatto, anche perché è andato, insomma, un po', cioè, ha avuto a che fare con persone che hanno commesso anche degli illeciti, no? In ambito psichiatrico, quindi violenti, non più i bambini. Perché la parte subliminale ha ripetuto questo pattern e peggiorato, se vogliamo. Voleva sperimentare la pazienza in altre sfumature? Allora, quello che vedo è questo. È come se, sì, però facesse parte lui di un. Allora, è come se ci fosse un patto, no? Dove vedo come se a volte le PS scelgono anche di essere in un disegno dove sì, l'esperienza se la sceglie lui perché è predisposto a quel tipo di situazione, però è come se lui avesse fatto un patto per essere scelto da queste altre persone, perché eh, poche persone possono sopportare, io vedo alcune volte quello che lui sopporta a livello proprio di stress mentale, cioè l'avere a che fare con queste tipologia di persone è comunque una cosa molto forte, cioè io quello che vedo che mi sta facendo sentire è che lui alcune volte veramente respira e dice ok.
devo cercare di... Lui ha una pazienza infinita, però è come se la sua esperienza fosse inserita per sua scelta per l'esperienza di qualcun altro, direi quasi come un... Sacrificio. Sì, un aiuto per l'esperienza di qualcun altro, come posso dire, anche se sappiamo che Cioè, poi dei alla malati. fine, sì, sto parlando di loro, non volevo, sì, comunque sì. Sì, cioè nel senso, la parte subliminale di Aldo ha deciso di essere molto paziente, di avere a che fare con malati psichiatrici per dare l'opportunità alle PS dei Di malati avere una psichiatrici possibilità. di fare quell'esperienza lì di malati psichiatrici in una struttura per malati psichiatrici. Sì. Ed effettivamente qualcuno dovrà farlo. Vabbè. Ma il fatto che lui non abbia cercato questo indirizzo, diciamo, ma gli sia sempre capitato da sempre, ha una causa esoterica? Eh, s- allora, quello che vedo è proprio una predisposizione a livello energetico, come prima cosa, quindi La proprio una pazienza. predisposizione. Sì, perché questa, cioè in realtà la pazienza è come posso dire, si può dire, poter definire anche come una sorta di energia emotiva, no? È un discorso energetico, no? Quindi questo discorso energetico comunque a livello vibrazionale attira cioè è come se lui inconsciamente si va a attirare determinate situazioni che possono essere adatte al suo modo di essere, diciamo così. È chiaro che una persona poco paziente, cioè una persona che comunque non sopporta il sentir parlare dopo 2 minuti un'altra persona, non potrebbe mai attirare una situazione del genere. Quindi, da un punto di vista proprio di predisposizione, lui inconsapevolmente c'è una parte di lui che l'ha cercata, però non consapevolmente, quindi proprio una parte di lui che comunque è come se lui, tramite questa esperienza, in realtà l'avesse quasi cercata a livello inconscio per apprendere lui qualcosa, come posso spiegare? Quindi in realtà c'è Mhm. uno scambio a livello proprio Beh, lui men- l'ha detto, nei punti, ha sì. detto mi ha fatto Mm. crescere molto Sì, questa esperienza in psichiatria. In più mi verrebbe anche da dire che probabilmente i suoi capi, a sua insaputa, lui non se n'è accorto, lo vedono predisposto per questo lavoro e quindi l'hanno sempre fatto avanzare di carriera in quell'ambito. il Va bene. mondo sensibile, diciamo, esiste e io credo, quello che vedo, insomma, proprio che anche le persone inconsapevoli, comunque cioè, c'è un mondo, esiste c'è qualcosa che viaggia, che noi emaniamo, no? Che arriva dalle altre persone, quindi sì. Ok, punto particolare, punto 2. Dai 14 anni, quando era un adolescente, Aldo è appassionato di trading finanziario, adesso online, ma in generale di trading finanziario. Ha un blocco, non ci ha mai messo, non si è mai esposto neanche con un euro, semplicemente studia, compra libri, segue, legge grafici e questo da tanti anni, ma non fa il passo, neanche con cifre microscopiche. Causa esoterica. Allora, mentre mi parlavi ho visto un falco legato a un discorso, è come se un falco che però questo falco in realtà aumenta insieme agli EDL la bassa autostima, quindi in realtà lui non crede in se stesso, non è che lui ha quello che vedo da qui è come se comunque a livello matematico, mentale, può tranquillamente avere una riuscita, anche se step by step, comunque mettersi in gioco, però il falco lo tiene, parla, è come se il falco e gli EDL, cioè parla con gli EDL per tenerlo, per dirgli di tenerlo comunque con questa bassa autostima che fa parte del discorso della negatività e quindi è tutto collegato. Cioè, se lui non fa uno switch sul discorso di
alzarsi la mattina e dire ok, che oggi sarà una giornata dove posso fare questo, dove io posso riuscire, dove io posso farlo, perché in realtà io posso, nessuno te lo impedisce e quindi non si predispone, ma fa il contrario. Automaticamente accetta quindi quello che gli viene proposto dagli EDL che aumentano il discorso negativo, il falconiforme che a livello diciamo energetico più forte rispetto agli EDL lo tiene giù e quindi fa tutto parte di questo quadretto che abbiamo visto. Ha paura Ok, della non riuscita. Tutto qua. vediamole tutte le entità eteriche. Tirale fuori tutte. 3 rettili, il falco, 3 DL, poi Ci sono due angeli su. E io questi angeli, come dicevo, biondi, io li vedo legati a quella cosa che abbiamo detto prima di quella sessione, però. Cioè, ho visto loro e poi ho visto quella persona lì, quel collegamento. quello che ha fatto la sessione. Mm. Quindi se io Li ti vedo dico, biondi. tu conosci Ashtar Sheran? Sì o no? No, io non lo conosco, non so chi sia, però mentre lo dici io vedo un tizio biondo con i capelli lunghi. È un tizio biondo con i capelli lunghi, una branca di persone che si occupano di olistica, di spiritualità, eccetera, è dedicata a questo Ashtar Sheran, che è un personaggio più di internet alla fine, che è rappresentato come biondo, occhi Viene azzurri. tipo Mm? Pleiadi, boh, mi Sì, viene Pleiade, Pleiadiano. sì, Mm. sì. Vi aiutiamo, la quinta nel 5D, tutte queste stronzate qua. A me, sinceramente, è arrivato a questo punto parlare di Ashtar Sheran nel 2021 mi fa pena, cioè mi vergogno di me stesso. No, Francamente, a ti faccio lui solo 2 o 3 questo, domande. questo qui manco nemmeno si avvicina, scusate, sta proprio laggiù perché boh, A no, quanto vibra? 500, no, tre- oscilla tra i 500.000 e i 3 miliardi, vedo questo. Ok. Energia sua? Ora, se levo tutta l'energia che gli viene data, perché è come se questo tizio qui fosse una sorta di dio, non lo so, viene tipo venerato, Sì, sì, questo è quello sì. che vedo. Però no, non è sua, lui esiste grazie a quello che gli viene a livello mentale, Il suo energetico non ha dato. niente. Io se dici di suo è come se scompare, non lo so. Ok. Adesso io entro nella scena. Di mio quanto vibro? In questo momento 17 miliardi. Ok. La porto a 1000. Mhm. Ci sono? Sì. Ok. Siccome io voglio tanto bene ad Asta Sheran e sono pronto... Ah, che belle eco. Sento la mia voce. Tu la senti? No. Ah. Non so se poi si sente, adesso non la sento più a eco. Siccome sono molto riconoscente, voglio ringraziarlo per avermi rotto i coglioni per tante sessioni. Quindi vado lì e lo abbraccio No, per va via. ringraziarlo. Sta No, 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 scappando. no, 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 viene qui e si prende il mio abbraccio da 1000 miliardi. Venga, tanto No, non ce la amore. fa. Non ce la fa. Deve venire, lo vado a prendere io con la mia mano. L'abbraccio si fa oggi, adesso. Mm. Nessuno si rifiuta di riprendersi un abbraccio. Si Un mette in grande ginocchio. abbraccio. No, si alza e si prende l'abbraccio. Voglio toccarlo con tutto il mio corpo e le mie braccia e ringraziarlo per averci aiutato, noi poveri umani stupidi, che abbiamo la Dice mi nostra stai frequenza prendendo in personale. giro tu. Voglio abbracciarlo, Sabrina. Ma lui non vuole. Io sì, però. Lui ha sempre interferito con me, quindi ho tutto il diritto di fare quello che voglio con lui. Mm.
sta con le braccia così distese e tu gli stai mettendo le mani sopra, ma è come se scompare, non... Mi senti? Sì, Ok. Si è messo con le braccia lungo il corpo e vedo la scena dove tu con la tua vibrazione, ti vedo in come una palla enorme di... Io ti vedo come fuoco, più che... cioè una luce di fuoco proprio rossa, forte, e fai ma lo così, ma tocco? riesci a... Sì, lo tocchi, ma lui è come se nel momento in cui lo tocchi direi quasi che per te brucia, non lo so, non può starti vicino, per questo scappava. Non può sorreggere una vibrazione così alta, non ce la Vabbè, fa. me ne ritorno dalle mie parti. È entrato con quella sessione Sì, per a Aldo? lui sta alla 6, io lo vedo sempre dietro questo qui, quest'altro... No, sì, però Aldo aveva questa interferenza prima della sessione, No, quindi l'ha presa con la sessione. ha preso, Que- tramite lui ha preso due biondi mandati Ok, da questo che non siccome mi questa ricordo. persona da cui lui è andato, da cui Aldo è andato, usa sempre questa entità, si può dire che la passa a tutti i suoi clienti? E la E passa noi credo ce sui... l'abbiamo già. Io no, la passa, cioè come se tramite le sessioni lui la Bene. passa, non dire, cioè, lui passa la palla a questo qui che non, questo Sì, biondo sì, sì. qua, e questo biondo qua manda dei suoi eh, Sì, sì. Agno, preposti, biondi, comunque tutti che, biondi. che poi ho detto tutti biondi e poi i preposti possono sempre dire, ah, insomma, io sono a Starshare, non lo sono Mm, direttamente, ma sono i gemelli o i sottoposti. sì, li vedo tutti uguali, tra parentesi. Mm. Va bene. Causa esoterica del fatto che Aldo dorme con la luce accesa e si addormenta molto tardi. Lui non ha la consapevolezza della sua, proprio mi viene questa frase qua, non ha la consapevolezza della sua potenza, quindi ha paura. E c'è una parte di lui, ci sono delle volte in cui la PS comunque comunica con lui e lui sa che tutto questo esiste, sa, cioè lui è consapevole di quello che c'è, di quello che è, ed è come se fosse una, quindi avendo paura di non riuscire a contrastare o a allontanare o a non dar retta, diciamo, a tutta questa situazione di interferenze, lui preferisce così, quindi io vedo tanta paura in quel momento. Io vedo la scena di lui con la fisionomia di oggi che si corica su un letto e lo vedo che a volte prima di addormentarsi è come se proprio avesse paura che stia per succedere qualcosa. Ma lui è sottoposto ad abduction adesso? Sì. Quante? Più o meno. Io ne vedo 8 al mese. Prima della sua sessione con quello là, quante ne aveva? 3. Oh, però, pensavo di meno, ma non così tante. Quindi le 5, ovviamente stiamo semplificando perché dire un numero preciso, magari passa anche un mese che non lo prendono, no? Non lo Certo, so. Comunque, diciamo, una media. queste 5 in più, sono Sono tutte di biondi. Ashton? Dei biondi, Sono, beh. cioè, come si può dire? Comandati. È come se lui avesse accettato, no? Quindi dice ok, a livello eterico, ovviamente. È come se Mhm. avesse fatto un patto, dico. Che Ok, poi il... scusami, è collegato con quel discorso che già vedo questo patto proprio della paura, paura. Cioè io ho paura, quindi nel momento in cui ho paura succede sempre, spesso succede qualcosa, c'è proprio questo legame. Ma paura di cosa? Del trading, di non essere promosso, Lui ha paura di se di non avere stesso, la mobilità? è come se lui avesse paura di se stesso nel senso, lui mi dice questo, cioè paura di me stesso, mi arriva proprio forte questa frase, nel senso che è come se io ho paura di non riuscire a.
Ma lui non, cioè, non crede nella sua potenza, che poi ovviamente è una PS, quindi la potenza c'è, è un creatore, però non lo sa fare, non lo sa proprio, cioè non gli è stato insegnato e quindi ha paura, ha paura a costruire, ha paura di non riuscire. Perciò si è creato tutto questo quadretto intorno, come se imputa all'esterno il discorso di non raggiungere alcuni dei suoi obiettivi. Paura di se stesso. Ok, come si chiamava il progetto relativo alle abduction prima della sua sessione vecchia e dopo con l'aggiunta dei biondi? Allora, prima vedo che erano semplicemente delle abduction di routine. Io non vedo che apparteneva a qualcosa di specifico, nel senso è come se lui veniva preso, prendevano il DNA, ci sono due cloni, ci sono delle provette e vedo Mhm. che parlavano del Dopo? DNA. E dopo è come se fosse stato attribuito, vedo, sti biondi, a questi Ma biondi quanti qui. se ne fanno di Aldo? Nel senso, Allora, innanzitutto ciucciano? la energia. Cioè loro senza l'energia non possono stare, non possono esistere, sì. È come se li vedo come se fossero, come se svolazzano, fieri del fatto che le Pleiadi, noi siamo i... Loro dicono che loro sono i nostri creatori. Boh. Mm. Mm. E Mamma mia, c'ho quindi... una noia che mi sta prendendo veramente alla testa. Io di Astra ne ho due palle che tu non hai idea. C'è gente che ci lavora e ci ha costruito un impero su questa cosa. Io Io la ormai... vedo, bah, non lo so, è come fare il parrucchiere e dare un sacco di importanza ai nodi dei capelli. Ma chi se ne frega? Cioè, i nodi Chissà uno li perché... pettina e poi sperimenta, non so, tinte fluorescenti, tagli sagomati, no? Fa delle cose belle, non si ferma ai nodi dei capelli. Noi dei capelli, cioè, è la base, no? La sciampista lava i capelli e scioglie i nodi, nel senso proprio la base della base al quadrato e al cubo della base di un problema, di un discorso. Ashtar Sheran, c'è gente che ci ha fatto delle indagini su Ashtar Sheran, no? Non sui Cinivac, no, su Astar Sheran fanno delle indagini. Cioè, no, cioè io noia assoluta, noia. Sì, Dove abitano questi biondi? Porca di quella miseria. Dove Pleiadiani. abitano? Pleiadi. Lei- Ok, andiamo lì. Facciamo una mega sfera gigantesca che tutti quelli che sono connessi ad Ashtar e tutti i suoi scagnozzi non potranno che vedere, suggere, sentire. Questa sfera rappresenta l'informazione. L'informazione è la verità, non un'opinione, una verità. E la verità è che questa è un'entità che vive attraverso, aspetta, che vive attraverso l'energia ciucciata a tutti i deficienti che gli danno retta, che sono entità senza parte subliminale, che sono i nostri creatori, non sono i nostri creatori, non hanno parte subliminale. La parte subliminale riesce a creare quelli che non hanno una parte subliminale, non creano un cazzo, ok? Bene, questi biondi che rompono ancora le palle dopo anni e anni e anni, sono attaccati, speriamo sempre a meno persone, ok? Quindi tutti i clienti di quello là che glieli passa, tutti quelli che si attaccano a questo biondo, tutti quelli che si vedono, che hanno Facebook con la faccia del biondo, che dicono la 5D, che dicono ci vengono a salvare, che dicono gli umani fanno schifo, ci vengono a salvare questi qua che sono biondi e fighi. Tutta questa gente qui, tutti questi, hanno questa informazione per forza, perché vanno lì per forza, sono connessi, vanno in questo posto e se la ciucciano questa informazione. E se la ciucciano sì o sì, e non è un'interferenza, perché è informazione. Nessuno ha avuto la voglia, come io oggi, di mettere lì quella sfera eterna che spara a tutto volume questa informazione che abbiamo dato, che la emette come energia, che la emette come luce, che la emette come frequenza su tutti i livelli di percezione dell'informazione, c'è questa informazione. È una spina nel fianco per sta gente.
cazzi loro. Ti stanno ingannando? Sì, ti stanno interferendo e non gli hanno detto come stanno le cose. La sfera dice come stanno le cose. Pura e semplice verità. Informazione, verità. Poi se uno, dopo averlo saputo, però deve saperlo, vuole stare con il biondo, che ci stia, a me non frega niente, ma deve essere informato. Quindi se io voglio andare da uno a dargli tutti i miei soldi tutti i giorni, lo faccio. E però, sapere che però non sono obbligato ed è una mia scelta, è importante. Visto che questo qui che si piglia i miei soldi mi dice io sono Dio, io ti ho creato. E non è vero. Quindi bisogna dirglielo. Abbiamo messo Dimmi così. mentre parlavi, innanzitutto mentre parlavi quello che ho visto è, io li vedo incrociati con i rettili, vedo il DNA rettiliano, perché vedevo Certo. la lingua che usciva, cioè si sono arrabbiati, diciamo, mentre facevano delle cose strane, ma vabbè, non ha importanza. Quindi ho Che hanno visto fatto? rettili. Facevano delle linguacce con... È come se si sono trasformati, cioè vedevo questi biondi però con la lingua biforcuta tipo serpente e con le squame che c'è tipo code, cioè comunque Cioè, rettili. parlare di rettili nel 2021 per me vuol Ah, lo dire so. parlare delle doppie punte No, no, lo per un so, però te lo parrucchiere. volevo dire. Le doppie punte, il parrucchiere le taglia e E basta, e via. poi non si fa tanti problemi. Le taglia, mette un prodotto per non farle più venire, fine. No, io voglio fare delle cose importanti, non i E poi rettili. ti Sto volevo dire, scemo, chi se ne questo frega. facevano, vabbè, ma è una scena che fa sorridere e basta. E poi nel mentre tu, insomma, spiegavi tutto il discorso dell'informazione, abbiamo messo una grande sfera sopra la Terra, dove ho visto che nel mentre arrivava l'informazione della verità, quindi del fatto che succhiano energia e quindi non permettono alle persone di stare bene, quindi sono comunque dicono, sono dei bugiardi. Vedevo alcune persone che si staccavano a livello eterico da questo, è come se arrivava questa informazione e decidevano di Ah, ok. Su voltare le 100 quanti si spalle. sono staccati? 25. Vabbè, la madre degli scemi è sempre incinta, cosa vi devo dire? 25, dovrebbe essere il 99? No, Adesso 25. 25. Comunque ognuno fa le sue scelte. Va bene, Ok. causa esoterica dell'alta pressione di Aldo. Allora, vedo due cose. Una è un livello, è una reazione fisica al fatto che è come se lui a livello emotivo si tenesse molte cose dentro, quindi tenesse dentro, tenesse dentro, tenesse dentro, butta giù, però ci sono poi delle volte che emotivamente è come se vedo che scoppia. Questo è quello che mi Mm. mostra, sì. E il sovrappeso? Non impegna. Fa parte del discorso di non credere di poter riuscire a, cioè sa, cioè lui dice ok, sono sovrappeso, però poi non, tanto non riesco, sempre lì, sempre Cioè stessa non fa cosa. niente per perdere peso, questo? Intendi? Non fa Non fa niente per sport, non perdere, mangia mm, bene? non fa nulla per perdere peso perché non crede di poterlo perdere, non ci crede, quindi. Ok, lieve agorafobia, paura degli spazi aperti e paura degli spazi affollati. Affrontare la società, affrontare, interagire con l'esterno. Come già abbiamo visto prima, lo vedo molto chioccia di se stesso, è come se già prima ho visualizzato una sorta di chioccia come se fosse una lumachina che ha la sua chioccia e lui sta dentro. Fa parte, è legato al discorso dell'aver ehm, paura nel senso di affronto, no? Di non poter reggere non so, perché c'è questa differenza che lui diceva prima, cioè sul lavoro lui si sente sicuro, sicuro, lui sa quello che fa, che lui ha studiato per fare determinate cose, perché lui è sicuro di quello che sta facendo e perché è come se lui già da prima di farlo inconsciamente la reputa quasi
appunto una sua, sa che lui è capace a farlo, quindi lì è una persona. Poi è come se vedo che esce da quel posto di lavoro e si diventa piccolo, come se avesse, dice, oddio, adesso e quindi automaticamente non stare con delle persone, stare in mezzo a un posto con delle persone, è come se non avendo sicurezza di dire ok, io sono questo, sono capace, posso, quindi posso affrontare una persona, posso, io vedo anche quando all'esterno, è come se quando una persona è aggressiva, lui sul lavoro l'affronta, all'esterno tende ad andare via. Io vedo questo. Fa parte del suo discorso di non credere alla sua potenza, cioè a se stesso. Stesso discorso, ama la solitudine e ha difficoltà a interfacciarsi con le persone e il femminile. Assolutamente sì, anche se Ok. sì, sul discorso ama la solitudine, io vedo ci sono dei momenti comunque che veramente ama la solitudine. Cioè c'è una parte che è una giustificazione alla sua paura, ok? Quindi amo la solitudine, così mi giustifico dal fatto che non voglio affrontare il mondo. Mhm. Però c'è una parte di lui, ci sono dei momenti dove vedo che lui si siede su un divano, su una poltrona, è come se si riconnette un attimo, respira, come se si rilassasse e si riconnette. Quindi comunque lui sta bene con se stesso comunque, eh. Cioè lui ci sa stare. Mhm. Mm-mm. Diciamo, amare la solitudine non è poi un fatto così negativo, vuol dire No, stare no, bene no, con no, se stessi. assolutamente. Sì, sì. In questo caso è un discorso di scappare, ok, perché un'autoconvinzione per giustificarsi di non riuscire all'esterno. Però assolutamente se stai bene con te stesso vuol dire comunque sai, ok, non scappi da te stesso. Quindi ci sono dei momenti in cui lui veramente sta bene con se stesso da solo, dove riflette, dove sì, io vedo che si fa delle analisi della sua giornata. Si fa proprio delle Mhm. analisi. Mm-mm. Causa esoterica del fissarsi su dei problemi. EDL. Lui tendenzialmente, Eh, sta dove? Quello come dell'intestino? stomaco, Quello che sta sotto, stomaco intestino. sì, sì. Io vedo che lui a volte sì, come se non riesce ad uscirne fuori. Però più ci pensa e più il problema diventa più grande. Ok, li metto insieme. Causa esoterica della cicatrice al ginocchio destro e del fatto di aver visto, una volta se lo ricorda molto bene, un UFO con una luce verde e rossa e in generale di vedere spesso, di scrutare spesso nel cielo se c'è qualcosa e a volte appunto vede qualcosa. A lui da bambino piacevano gli UFO, mi dice così. Piaceva questa, cioè la vedeva anche fino a poco tempo fa come una cosa Figa. sì, esatto. Quindi magari non è che lui si metteva lì e diceva ok, adesso aspetto, voglio vedere un UFO e chiaramente lo vedi perché se fai così, no, non faceva questo. Però una parte di sé è rimasta attaccata a questa visione dell'UFO come una cosa, come dire, figa, una cosa importante, come se Però avesse... perché quando si è bambini si ha tanta voglia di essere importanti con gli amici, no? Quindi essere protagonisti di esperienze che gli altri non hanno vissuto. Quindi più o meno tutti i bambini hanno desiderato vedere un UFO, perché alcuni neanche con le bombe hanno visto nulla e altri invece possono aver anche raccontato episodi di Quello sospetti che, avvistamenti. quello che mi è arrivato proprio mentre parlavi è che ci sono bambini che hanno una PS più evoluta e sono quelli che non gliene può fregare più di tanto. E quindi non... Quindi vedere, cercare nel cielo e vedere lì vuol dire essere particolarmente inseriti nel problema, Assolutamente sì. profondamente. Mm-mm. Ok. Finché non si comprende che siamo noi che creiamo tutto, che siamo noi che abbiamo scelto questo gioco, che siamo noi che l'unica cosa che conta concentrarsi, sul quale concentrarsi, si continuerà
guardare intorno e imputare agli UFO, agli angeli, a quello, a quell'altro. Quindi è una bassa La consapevolezza. responsabilità di quello che ci Sì, succede. Perché la non ottiene la responsabilità di... mobilità? È perché non ci crede. Lui non crede di poterla ottenere, legato a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Pessimismo e negatività? Sì, pessimismo e negatività sono semplicemente è una conseguenza, però il vero motivo non è il pessimismo. Pessimismo e negatività è il risultato di un'altra cosa, di non credere nella sua potenzialità, di non credere di meritarselo, di non credere di poterci riuscire quando non c'è nulla Mm. che glielo impedisce. Quindi lui non Ah, crede vuole in una lasciarsi, nuova dimensione. vuole lasciarsi una parte finale di messaggio ulteriore a questa parte? Lui dice che tu puoi tutto, devi credere in te stesso, ricordati che quello che pensi ha una frequenza. Quando tu pensi che non puoi, che non ci riesci, se ti soffermi in quel pensiero tu l'attiri. Ricordati che la mente non comprende se tu lo desideri o no, comprende che lo stai pensando. Quindi la tua frequenza viene impressa nella mente e la mente pensa che tu lo vuoi e quindi lo attiri e quindi ti allontani da me, ti allontani da noi. Noi cerchiamo di dirtelo, che non è così. Ora però non c'è più nulla che ti blocca. Quindi ricordati, non pensare, non fermarti, non soffermarti troppo su un pensiero di non riuscita, perché altrimenti lo attiri nel tuo campo vibrazionale. E poi ridi, sorridi, perché quello ti aiuta. È una modalità per alzare le tue frequenze. Tu già lo fai, ma fallo consapevolmente, perché il sorriso, il ridere, si, fa sì che tu ti predisponi al mondo in maniera più potente e vibrazionalmente più alta. E tutto ciò viene plasmato intorno a te, sei tu che lo plasmi e sarà migliore. Vorrei dirti tante altre cose, ma tu parleremo di più adesso. Io voglio che tu stia bene, che noi stiamo bene, che ce lo meritiamo. Basta? Mm? Va bene, come lo vedi? Senza occhiali, Stavo che per chiederti, con o sorride. senza occhiali? Ok. Va bene, allora abbiamo finito, Sabrina, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.